Bentornati sul canale di Big Bro 83 per il secondo episodio di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Anche oggi è qui con me il mio amico e collaboratore per questa serie, Duke. Ciao Big e ciao a tutti, è un piacere essere qui. Ma il piacere è tutto mio, Duke. Bene, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, vale a dire dall'uscita della stazione di Trista, luogo dove abbiamo ottenuto il trofeo Freshman Orientation. Bentornati a Trista, sede e luogo dell'Accademia Thors. Prima di proseguire verso tale accademia, è possibile guardare un paio di scene extra che non influiscono in alcun modo sulla trama qualora si dovessero mancare. Però noi per correttezza ve le mostriamo. Entrati al parchetto vedremo una studentessa dai capelli argentati e un uniforme dello stesso colore del nostro protagonista dormire sulla panchina. Stessa uniforme rossa che era anche indossata da quella ragazza bionda che aveva avuto un incontro-scontro proprio con Rin all'uscita della stazione di Trista. Guess I better go. Appena ci avvicineremo a lei, questa si sveglierà e andrà correndo verso la Thors per la cerimonia di apertura. Ragazza che, se ben ricordate, abbiamo intravisto per pochi istanti all'inizio della parte del Garrelia Fortress nello scorso episodio. I negozi nell'area sono tutti quanti chiusi, quindi non possiamo fare nulla se non parlare con i vari NPC sparsi per tutta l'area. Ma c'è un'altra scena extra da guardare prima di dirigerci verso l'Accademia Thors e proseguire con la trama, andando nella cappella della città. Dove incontreremo un ragazzo già visto nell'episodio scorso. Appena entrati in chiesa, il nostro protagonista si accorgerà di un ragazzo dalla carnagione scura, molto alto e l'uniforme dello stesso colore sua, chino a pregare. I due parleranno e a Rin viene il sospetto che questo ragazzo potrebbe provenire da di fuori dell'impero. That's one tall guy, and judging by his complexion, I don't think he's from Erebonia. But he's wearing a red uniform too, just like me and that girl. Oh well, while I'm here, I might as well get in a prayer for the start of the school year before I take off. Fatte queste due piccole scene extra, possiamo dirigerci verso l'ingresso dell'Accademia Thors, dove incontreremo colei che io chiamo affettuosamente il carro armato. I shall take my leave here, my lady. I pray you find victory here in both your studies and your training. Shatter! Thank you, Klaus. I'm leaving everything in your hands while Father is away. Understood, my lady. Appena avvicinati alla Thors vediamo una ragazza che parla con il suo maggiordomo, un uomo anziano, e gli fa carico di tutte le faccende mentre il padre non si trova a casa. Quando i due si separano, Rin e il maggiordomo parlano e questo gli fa le congratulazioni per essere stato ammesso alla Thors e ci salutano. Allow me to express my sincerest congratulations on your admittance into this fine academic institution. Maggiordomo che viene chiamato Klaus dalla ragazza dai capelli blu, che noi sappiamo essere per certo Laura, poiché l'abbiamo controllata nella parte del Garrelia Fortress. E dalla sua compostezza e dal suo modo di parlare, Rin intuisce che potrebbe trattarsi di una nobile.
famous military family or something. Fatto ciò, possiamo finalmente entrare all'Accademia Thors. So this is it. Thor's Military Academy. Founded by the legendary Emperor Dreichels himself. Siamo finalmente arrivati alla Thors. Qui Rin accenna al fatto che sia stata fondata dall'imperatore Dreichels, di cui parleremo in futuro. Sente il suono di un clacson e si sposta dalla strada. Sì, per poco Rin non viene ammazzato dall'autista. Thank you for your patience, sir. We've arrived at the Academy. Much obliged. Vede arrivare questa limousine di colore verde dalla quale scende un ragazzo biondo, probabilmente della nobiltà. Anche lui ha un uniforme di colore rosso. Ragazzo che dovreste aver riconosciuto. Sir, this isn't open for debate. Take whatever rest you need E and return parla to con il suo Maria. maggiordomo e lo intima di ritornare a Bareahard. Abbiamo già sentito questo nome nella scorsa puntata. May your time spent in these hallowed halls be all you've hoped for. Wow, an orbital limousine. And one of Reinford's fanciest Rin models. qua fa notare che il modello della limousine è uno dei modelli del gruppo Reinford. Posso soltanto aggiungere, ragazzi, cominciate a prendere appunti. Welcome to Thor's Military Academy. Let's see. All'entrata della Thors, Rin viene fermato da due studenti che sembrano essere del secondo anno, che prendono in consegna la sua arma e gli indicano dove è tenuta la cerimonia d'apertura. Dato che ha ricevuto una sorta di comunicazione da questa accademia che lo informava che avrebbe ricevuto tale richiesta. Io, per come sono fatto, non avrei mai consegnato un mio oggetto personale e di valore ad una persona mai vista prima, soprattutto a un mio coetaneo. Mi sarei aspettato ad esempio un professore, se non il responsabile dell'accademia stessa, ma vabbè, io sono io. The entrance ceremony is going to be held in the auditorium. Just head straight back. You can't miss it. Anyway, I hope you enjoy your first day at Thor's. We're glad to have you. I hope these next 2 years will be a fruitful time for you. I guess those two must be second years? That girl definitely looked younger than me, though. What was that about me being the last? I'm not seriously the very last student to check in, am I? L'ultima considerazione che ha Rin riguardo questa coppia è che sembra siano Sounds like it's del about time secondo for the anno, ceremony. anche se la ragazza sembra essere addirittura più giovane di Here's to lui. the start of a great 2 years. Now, if I may, I'd like to say a few words in closing about this Academy's illustrious history. Thor's Military Academy was founded almost 220 years ago. Its founder, as I'm sure you're all aware, was none other than the great Emperor Dreichels. Alla cerimonia d'apertura parla il preside Van Dyke, il quale afferma che la Thors è stata istituita circa 220 anni prima dall'imperatore Dreichels, che ha i meriti di aver vinto la guerra dei leoni e aver portato prosperità all'impero. La Thors è sostanzialmente un'accademia militare, serve per insegnare ai ragazzi l'arte della guerra, ma a causa della meccanizzazione dell'esercito e delle armate, molti studenti che si graduano alla Thors cercano lavoro al di fuori dell'esercito.
Oltre al preside vediamo anche i professori, tra i quali l'istruttrice che abbiamo visto a inizio gioco e anche il maggiore. L'istruttrice Sara e il maggiore Neidhart. E andiamo anche a conoscere il motto della Tors. And become the foundation of the world. Though much has happened these past 2.25 centuries, the world is still the domain of the young. Yet still the question remains, what qualities must one possess to become a part of its foundation? I hope this credo will serve as a guide and an inspiration to you during your 2 years at this academy. Go forth, my students. The world awaits the great things you will one day accomplish. The foundation of the world. Gli studenti sono divisi per 3 uniformi, abbiamo le uniformi rosse, le uniformi verdi e quelle bianche. Quelle verdi scopriamo parlando con un ragazzo tale Elliot Craig, che sarà il primo amico di Rin, sono le uniformi per i cittadini comuni, quelle bianche invece per la nobiltà. I'm Elliot Craig. Nice to meet you. Reen Schwarzer. Hey, looks like we're sporting the same school fashion. Yeah, no idea what the red uniform is supposed to mean, though. Most of the other students are wearing green. Well, except for the ones in the white uniforms. Those must be the nobles. Looks that way. Though, Something wrong? nah, just thinking to myself. And that brings us to the close of Thor's 215th entrance ceremony. Next, please proceed to the class designated in your guidebook. There, you will go over the school rules as well as your class's curriculum. Finita la cerimonia d'apertura, gli studenti si dirigono alle classi alle quali sono stati assegnati, tutti tranne gli studenti con l'uniforme rossa. Rin, Elliot e tutti gli altri con la giacca rossa si domandano se ci sia una sorta di errore da parte dell'Accademia. All right, students in red uniforms, if I can have your attention, please. Quando ad interrompere i pensieri dei giovani irrompe la voce dell'istruttrice Sara. Where's my class assignment, you're probably thinking. That's perfectly understandable. Your situation is a little more complicated than the other students. Let's see you make through this! But before I explain, I'd like all of you to join me for a special orienteering exercise. La voce di Sara è quella di Kerry Keranen, colei che ha dato voce a personaggi celebri nel mondo videoludico, ma anche in quello degli anime. Tanto per citarne 2 a caso, dico Kashka di Berserk e Layla in Tales of Zestiria The X. Dopo questo mio piccolo OT, Rin, Elliot e tutti gli altri con la giacca rossa saranno condotti in quello che sarà il primo vero dungeon di Trails of Cold Steel, l'Old Schoolhouse. What do you think this is all about? I have no idea, but we're not going to accomplish anything just standing around here. We should go with her. L'Old Schoolhouse è stata finalmente raggiunta, anche se fra i ragazzi aleggia ancora qualche perplessità. What is this place? Why is there a building this dilapidated Tutto on ciò campus? mentre Looks Sara like it should se have la been torn canta down ages allegramente. What does she even want us to do here? Is she ever gonna tell us what's going on? I suppose we'll just have to go inside and see for ourselves what awaits us. This place looks like some old haunted mansion or something.
Now that you mention it, it kind of Elliot does. comincia a dare l'impressione di essere un fifone, per come introduce l'edificio. Are part of the same class then. Prima di entrare nell'edificio scolastico vediamo da distanza due studenti, che sembrano del secondo anno, parlare fra loro. So, these are our new underclassmen, huh? Yep. They've got a different set of hoops to jump through than we did, though. I'm just happy all our work's paying off. I'd hate to have put in a year's worth of effort for nothing. La ragazza, a mio avviso, sarà per tutta la saga uno fra i personaggi più divertenti di tutto Cold Steel. Diciamo per il suo orientamento sessuale, cosa ben sottolineata dal ragazzo con la bandana. Still, looks like Elisa's got some stiff competition. Quite a bevy of beauties they've got there. And I'm looking forward to getting intimately acquainted with each and every one of them. Oh, you know one of them? Wait. No, not these ones too. Stop flirting with every damn girl you lay eyes on. Do you have any idea how many guys at this school have gotten their hearts broken because of your libido? La ragazza vestita da motociclista sembra conoscere una delle ragazze che chiama Alisa. No fighting, you two. Well, look who finally made it. Nice work. You got our little chickadees all sorted out, I take it? Yep, they're all bright-eyed and ready to go. So from here on out, A questi si uniranno anche i due che abbiamo incontrato appena entrati alla TORS e parleranno in merito a qualche tipo di preparazione fatta all'interno dell'edificio. Inoltre pare che la piccoletta sembra sia la presidentessa del concilio studentesco. Just like the instructor asked. Can't help but feel a little sorry for them, though. Same here. They've got no idea what they're being tossed into. The class they've been picked for didn't even exist before this year. Guess all we can do Sapremo is i loro watch and nomi see what they're soltanto made dopo of, gli right? avvenimenti nella Old School House. Una volta all'interno dell'edificio, la nostra istruttrice si presenterà al gruppo come Sarah Wallenstein, il cui cognome è una citazione a Is. The name's Sarah Wallenstein. I'm the instructor in charge of Class 7, which means you get the pleasure of seeing me all year. Glad to finally meet you. Appena entrati nell'edificio veniamo a sapere che gli studenti con l'uniforme rossa faranno parte della stessa classe, la classe 7. Questo sorprende alcuni studenti, infatti le classi della TORS sono solo 5, 2 per la nobiltà e 3 per i cittadini comuni. Cosa che viene accennata da Emma, che si scoprirà a breve è colei che ha ottenuto il punteggio massimo nell'esame d'ammissione a questa accademia. Right you are, Miss Top Scorer on the Thor's entrance exam. E c'è un'altra sorpresa per gli studenti, infatti questa classe 7 mischia i cittadini comuni con quelli della nobiltà. But this year, we decided to shake things up a little. What do you... We now have a 6th class, fittingly titled Class 7. And in Class 7, we recognize no distinction between nobles and commoners. Una cosa che non era mai avvenuta prima d'ora all'Accademia TORS, suscitando di fatti i malumori, specialmente in Magias Regnitz. This must be some kind of joke. And why is this the first I've heard of it? Well, who are you again? Machias Regnitz. And with all due respect, Instructor, it's ludicrous to intermix nobles and commoners like this. Must I be forced to spend my next 2 years shoulder to shoulder with those arrogant, stuck-up hedonists? You do know I'm not the one who made the decision, right? Besides, what's the big deal anyway? You're all kids. Can't you all just...
get along or something? Questo crea degli screzi tra Machias e Iusis. Scopriremo dopo il motivo, ma Machias sembra odiare la nobiltà e Iusis è il figlio di un duca, uno dei 4 membri più importanti della fazione dei nobili. Oh, nothing much. I just find the irony of your behavior rather humorous. Is that so? It seems the scion of some noble house has left the comfort of his mansion to grace the unwashed masses with his wisdom. Please, my lord, do share your esteemed name with us so I can give you all the respect you deserve. Eustace Albarea. Not that I'd expect the name of an arrogant, stuck-up hedonist to lodge itself in that hard head of yours. Esattamente, e come ci dice Rin, fa parte Iusis della famiglia Albarea, una delle 4 grandi casate nobiliari nell'impero di Erebonia. Gli Albarea che sono situati nella parte sud-orientale dell'impero, nella zona chiamata Kreusnen. Do you expect me to be impressed? Your family lineage means nothing to me. I'll never bend my knee to the likes of... Okay, that's enough. Prima che ci scappi la rissa fra Machias e Iusis, fortunatamente interviene l'istruttrice Sara, che a modo suo dà inizio alla prova di ingresso di questa classe 7. You mentioned this orienteering exercise earlier. What exactly does that involve? It's a form of outdoor competition, isn't it? Something like a cross between Prova che Rin intuisce sia collegata in qualche modo all'arma consegnata all'ingresso dell'Accademia. Is that why they asked us to hand over our weapons at the gate? Nothing gets by you, does it? Ma per come iniziano le cose, diciamo che non andrà molto bene. But I don't want to spoil the fun, so let's get started, shall we? Sara si allontana da loro e, premendo un pulsante, si apre una botola. Gli studenti cascano di sotto, tutti tranne una studentessa, che è la ragazza dai capelli argentati che abbiamo visto dormire sulla panchina al parchetto a inizio puntata. Però anche lei sarà costretta a cadere nella botola da Sara. What's the point in having an icebreaker if you don't make a couple of new friends? Ragazza chiamata Fie dall'istruttrice Sara, suggerendole di rimanere assieme agli altri per farsi nuove amicizie. Oh, what just happened? The floor gave out from under us. I can't believe I fell for such an obvious trap. Does this mean there's a series of catacombs? Cadendo nella botola, tutti quanti i ragazzi risultano essere un po' ammaccati, tutti ad eccezione di Fie, che arriva allegramente al piano di sotto, ma anche un'altra ragazza che è stata soccorsa da Rin, il quale, poveraccio, si ritrova in una situazione abbastanza imbarazzante. Easy now. Hands where she can see them. Oh, what happened? Huh? Well, this is a bit awkward. Yeah, I'm really sorry about that. Still, I'm just glad you're okay. That's what's really important here, right? Quando vidi questa scena per la prima volta, risi come un cretino per circa un quarto d'ora abbondante. E al solo rivederla adesso, con l'audio di Rin che è praticamente soffocato dal petto della bionda, è una cosa spettacolare. Il nostro protagonista, anziché ricevere dei ringraziamenti dalla ragazza per averla soccorsa durante l'apertura della botola, si è beccato un bel ceffone in faccia.
Con questa ultima parte termineremo anche l'episodio. So che è stato un episodio interamente dedito alla trama, ma se avessimo unito sia la parte di trama a tutto il dungeon che verrà nel prossimo episodio, sarebbe uscito circa un video di 1 ora e mezza e non mi sembrava il caso. Ciò è per rammentarvi il fatto che Cold Steel, o meglio tutta la saga di The Legend of Heroes, a partire da Trails in the Sky del 2003, sono quasi esclusivamente incentrate su trama. E stiamo parlando di trama all'80%. Se questo video vi è sembrato troppo lungo in fatto di dialoghi, non avete visto nulla. Ci saranno in futuro anche quelli che superano l'ora e mezza. L'istruttrice Sara informerà i ragazzi che le loro armi sono pronte per essere utilizzate tramite il sistema chiamato Arcus, frutto della cooperazione tra la Epstein Foundation e la Rainford Company, quest'ultima accennata da Rin prima della cerimonia della Torse. Un sistema che, se inserita una Master Quartz, consentirà alla classe 7 di utilizzare le art, che abbiamo accennato nel primo episodio in maniera molto sintetica, tramite gli Orbment. Duke ha appena nominato le Master Quartz e con le Master Quartz ritorniamo a parlare di trofei. Sulle Master Quartz sono legati 2 trofei, ossia portarne uno a livello massimo, che è il 5, mentre l'altro consiste nell'ottenerne tutte 28, cosa impossibile in una run. Ciascun Master Quartz ha proprie caratteristiche, diciamo uniche, che si migliorano man mano che si passa di livello. I suppose it can't hurt to try. What is this woman thinking? Let's see. Mine is that one. Oh, I see mine over there. Let me just go grab it, okay? Non appena riotterremo il controllo di Rin, Sara ci inviterà ad inserire la Master Quartz nel Arcus di Rin, cosa da fare obbligatoriamente se si vuole proseguire con la trama. What's this? That's called a Master Quartz. If you set that into the large slot in the center of your Arcus, you'll be able to use arts. Go on, give it a try. Basterà aprire il menu, quindi selezionare Orbment, quindi Quartz, e sotto la dicitura Master Quartz cliccare con il tasto X per inserire la Master Quartz di Rin, la Force, la prima del gioco e di elemento fuoco. Difatti, se inserita, fornirà a Rin, al primo livello perlomeno, la Art Firebolt, oltre ad avere una skill passiva che consiste nel ripristinare i CP, ossia i craft point, per ogni nemico ucciso. Cover those another time. Anyway, since you've got your Arcus all set up and ready to go, here's what I want you to do. When you step through that door, you'll be in an underground testing area. Basically, it's a dungeon. It's pretty large and full of twists and turns. I'd almost guarantee you'll get lost at least once. But when you find the exit, you'll be able to return to the first floor of this old schoolhouse. There are monsters wandering around though, so don't let your guard down even for a moment. With all that said, let's commence our special orienteering exercise. Your objective is to make your way through this area and back to the surface. Make it back in one piece, and I'll be happy to field any complaints you might have. If you make it back safely, I might even give you a kiss. Free of charge. On the cheek, of course. Lasciatemi dire comunque una cosa, la Keranen che doppia Sara è strepitosa, come impersonifica il personaggio è una cosa eccezionale. I think she's joking.
And just where do you think you're going? Were you planning to wander off on your own without saying anything? I have no interest in becoming friends with anyone here, and I'm surprised that you, of all people, give a damn what I do. Unless you've suddenly decided you do want to keep company with Duke, cosa avverrà in questi ultimi dialoghi, poco prima di riottenere il controllo di Rin ed iniziare finalmente questo primo dungeon di Cold Steel? Una volta che Sara spiegherà alla classe 7 che l'unico modo per tornare al primo piano dell'edificio è attraversare un dungeon irto di pericoli e mostri, i ragazzi si divideranno. Ma che se Jusis ha ancora i ferri corti, andranno ognuno per conto proprio come Fi che snobberà la richiesta di Laura di unirsi al gruppo formato da Emma e la bionda. Rin, Elliot e Gaius uniranno le forze non prima di mostrare il loro stile di combattimento. Gaius utilizzerà una lancia, Elliot un bastone simile a quello visto da Emma Garrelia e Rin una spada lunga di fabbricazione orientale chiamata Tachi. Meglio di così, Duke, penso non si potesse sintetizzare il tutto. La Neo Classe 7 dell'Accademia Thors, composta da ragazzi pressoché sedicenni, non è iniziata con il piede giusto. Ci sono già degli attriti e anche abbastanza pesanti, primo fra tutti quello fra Magias e Jusis. E se avete notato, Jusis si è riferito a Magias come se sapesse chi fosse. Anche Fie sembra isolarsi dal gruppo, andando sempre per conto proprio. Perhaps we'll run into her along the way and she can join us then. So, shall we be off? I'm certain you gentlemen will be fine, but do take care. Okay. If you'll excuse us, please. Ma anche la situazione che si è creata fra Rin e la biondona, che continua ad ignorarlo e in qualche modo a snobbarlo, forse un po' per imbarazzo, o forse anche un po' per orgoglio. Anyway, how do you guys want to do this? Should the three of us stick together too? Sounds good to me. I'd get pretty anxious wandering Escludendo pochi elementi quali ad esempio Laura e Rin, non c'è armonia, non c'è sinergia, non ci sono collegamenti, non ci sono link. In 30 anni che gioco ai videogames, o poco più, ne ho giocati parecchi di JRPG e posso assicurarvi che questa saga, questa serie di Trails of Cold Steel è una tra le migliori in ambito narrativo. Può essere lento, molto lento, nello spiegare, nell'introdurre, nell'illustrare i personaggi e i fatti, ma fidatevi di un povero vecchio come me che ne vale davvero la pena. Perché quando arriverete alla fine di questo Cold Steel, se avete davvero capito l'essenza di ciò che vuol trasmettere questo gioco e questa serie, allora farete esattamente ciò che ho fatto io: andare sul Play Store e comprarne immediatamente il seguito. E posso assicurarvi che non me ne sono pentito. E devo anche confessarvi che sinceramente non vedo l'ora che esca in Europa Hajimari no Kiseki, ma anche il seguito di Hajimari no Kiseki, il cui titolo è stato ufficializzato in Kuro no Kiseki. Back during enrollment, they told me I had some aptitude for it, so when it came time to choose, I just sort of ran with it. Interesting. I've never seen anything like it before. Can't say I have either. They're still in development apparently, so there aren't too many around just yet. But that said, I'm curious about what you've got there, Rin. Oh, my sword? Yeah, but what kind of sword is it? It's different from the kinds of swords I thought the people in the Empire used, though. It's an Eastern style of saber called a tachi. Any way you slice it, though, it's basically a longsword. Wow, that's one beautiful blade.
The craftsmanship looks Duke, cosa ci aspetterà nel terzo episodio di Trails of Cold Steel? Ci aspetta il primo dungeon e il sistema Arcus. Per oggi è tutto, io vi saluto, ringrazio Big e ci vediamo alla prossima. Ma grazie a te Duke per la collaborazione, ma soprattutto per la pazienza che hai nei miei confronti. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi, a me, un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Ci vediamo molto presto per l'episodio 3 di Trails of Cold Steel. Finalmente termineremo il prologo, tornando a fightare. A presto!